Dai su, ma con ste pecore, come si fa? Date via! No, ti vedo da là! Ti devi mettere dietro... Va bene. Scusate la situation. Mettiti i tappi pure! Allora, fanciulloni, visto che me l'avete chiesto in tanti, non è vero, 4 mentecatti me l'hanno chiesto, e parliamo oggi di questa cappona, della KTM 1290 Super Adventure R, versione 2021. Intanto perché l'ho presa? Perché ho avuto un po' di problemi con il GS, che poi insomma vi farò anche sapere cosa è successo. Insomma, diciamo che mi attirava da quando l'hanno presentata. Non ero un grande fan di KTM prima di questa, però mi sono ricreduto. Dico sempre, non c'è la moto perfetta, e continuo a dirlo perché anche questa qua non è una moto perfetta, però ci sono alcune cose che mi sono piaciute particolarmente. Intanto esteticamente opinabile, può piacere come non piacere. Il fanale davanti un po' alla Scream a primo impatto può fare paura, però insomma funziona bene perché di notte illumina bene, ha i LED che si illuminano di giorno, e cosa non scontata che non avevo per esempio sul GS è il fatto del cornering light, ovvero che in curva, in base anche all'inclinazione della moto, riesce a illuminare l'angolo cieco della curva. Più si piega, più LED si illuminano, quindi più luce farà. Ottimo. Come vi ho detto anche nella recensione della versione S, hanno abbassato il baricentro mettendo il serbatoio più basso. Questo sicuramente ha aiutato nella gestione, insomma, dei pesi anche. Lo scarico fa provincia, come vedete, e oltretutto una cosa che non mi ha fatto proprio impazzire è il rumore di questa moto, nel senso che sembra un monopattino elettrico quando si accende, quindi probabilmente provvederemo subito a cambiare anche lo scarico. Non so se metterò l'Acra, però vediamo. Motore 1300, eroga 160 cavalli a 6500 giri e c'è da starci attenti. È vero che con le mappe possiamo regolare la risposta del motore e dell'acceleratore, però è un motore che mi ha sorpreso positivamente, anche perché è un motore che vibra poco e che spinge dannatamente. Se devo trovare un difetto, che è un po' quello che mi aspettavo da questo motore, ovvero che è un motore al quale piace girare su di giri, quindi se siamo in città oppure se siamo sui tornanti stretti, a differenza del GS che in terza riprendeva tranquillamente, qui devo scalare un po' più spesso marcia in modo tale da non ripartire e farlo vibrare notevolmente. Si riparte e sei su con una marcia alta, la catena sbatte, il cupolino vibra e quindi ti viene naturale scalare di marcia. Qualcuno mi chiedeva scalda o non scalda. È vero, scalda. Io l'ho utilizzato fondamentalmente con il completo della moto, quindi non vi posso dire se ci vai in ciabatte e pantaloncini d'estate se senti più o meno calore. È un motore che scalda, ma a me personalmente non mi ha creato particolari problemi. E il cambio funziona molto bene, sia in salita che in scalata. All'inizio, prima del primo tagliando, quando cambiavo di marcia, avevo un po' un effetto a elastico, nel senso che acceleravo, cambiavo, andavo un po' giù per poi riprendere. Adesso dopo il primo tagliando si è, come dire, assestato. 5,7 litri per 100 km quanto corrisponde? 17 km, sì, quasi 18 km con un litro. Cioè, considerando anche la mole della moto e la cattiveria del motore, non è un risultato malvagio. A differenza della versione S, questa mi è sembrata molto più comoda. Non so se è per la sella, non so se è per le sospensioni. Diciamo che le asperità, almeno dell'asfalto inizialmente, le assorbe molto bene. E una volta che parliamo di comfort vi dico anche come mi sono trovato. In autostrada ho fatto anche più di 600 km in autostrada e devo dire che sia come protezione aerodinamica che come comfort di guida
è più che positivo. Se io devo trovare un difetto, e non è questione di sella, ma il fatto che l'hanno abbassata probabilmente per renderla più accessibile ai meno alti, e quindi che succede? Che sto con le ginocchia molto piegate, soffriranno un pelino nei lunghi trasferimenti e avrete la necessità di stenderle. Cosa da dire sui lunghi viaggi? Con le borse e a velocità autostradali un pelino più sopra la velocità limite, ho notato che l'anteriore si alleggeriva, quindi se siete sui 180 con le valigie state un pelino attenti. Per carità non dà fastidio, però è una cosa che si nota. Io adesso parlerei delle sospensioni, forse l'anteriore lo vorrei indurire un pelino, soprattutto quando si arriva in staccata e tende ad affondare un po', però per il resto asperità, dossi e anche in off lavorano egregiamente. Appunto adesso parliamo di questo off-road, come avrete visto negli ultimi video diciamo, mi sono spinto notevolmente verso strade scognite o strade di terziaria, come diceva mia mamma, ed è stato probabilmente anche per questo che ho scelto questa moto. E giustamente voi mi direte, ma è pur sempre una moto di 230 kg, è anche vero, però è vero, i miracoli non esistono, ma questa ci va molto vicino. Non so se è per le sospensioni, non so se è per il telaio, non so se è per virtù dello Spirito Santo, probabilmente sarà anche la ruota da 21, ma in off-road, ragazzi, questa moto mi è piaciuta tantissimo. E una cosa che mi è dispiaciuta, una volta che si parla di off-road, e ne approfitto, è che la concessionaria non ti fa scegliere il tipo di gomma, ovvero la prendi con le Bridgestone B41 se non erro e non hai possibilità di cambiarle. Questa cosa mi dispiace un po', perché se prendi la versione R probabilmente farai anche un po' di off, e con quelle là che sono un terreno di gomme prettamente stradali un po', insomma, secondo me non è proprio il massimo e non hai neanche la possibilità di scegliere. In off-road si va molto forte, molto forte. Io che vengo dal GS e pensavo di essere un mago dell'off-road, una volta con questa qua dici, cioè, è il passo tra, mi sembra il passo tra la 701 e il GS, lei sta lì in mezzo. E sto bene in piedi, con le gambe riesco a stringere bene il serbatoio, e io che adesso ho messo i rialzi dei riser sto anche abbastanza dritto. Una cosa che ho dovuto sistemare per la guida in off è stata la leva la pedalina del freno, perché quando stavo su strada andava bene, solo che quando poi mi mettevo in piedi per utilizzare il freno posteriore della ruota posteriore andava molto in giù e mi veniva veramente molto male utilizzarlo. Ma ragazzi, ci ho fatto veramente delle cose turche. Sono uscito con degli enduristi qualche giorno fa e insomma, mi cagavo addosso, però io non facevo nulla, ero lì, chiudevo gli occhi, e si saliva. Quindi probabilmente è tutto merito della moto. Cosa vi volevo dire? Adesso vi parlo un po' del TFT, questo TFT dove ci sono tutte le informazioni che sono molto ben visibili, e avremo, già quando si parte dice Ready to Race, tu dici bam! Una cosa che vi consiglio assolutamente è di installare il Tech Pack, che comprende, oltre al Quick Shifter, comprende anche una mappa rally dove potremo andare a cambiare non solo l'erogazione del motore, ma anche la risposta dell'acceleratore e il livello dello slittamento della ruota posteriore su nuovi livelli. Questo della risposta dell'acceleratore è una cosa molto interessante, ma può essere un'arma a doppio taglio, nel senso che non ti puoi, se cambi sempre tra risposta off-road, rally e street, avrai una risposta diversa, quindi naturalmente non sai mai come dosare l'acceleratore. Quindi io l'ho lasciato in sport e utilizzo sport sia se vado su strada sia se vado in off. Sul cruscotto ci sono tutte le informazioni
ben visibili dalla marcia, la velocità, l'ABS se è acceso o spento, la risposta dell'acceleratore, temperatura, ora, la connessione, se l'avete fatta, del casco e dell'interfono al TFT, e poi navigare nel menu è piuttosto comodo, non comodo come la rotellona del GS, però si riesce facilmente a raggiungere tutti i settaggi che ci interessano. Settaggi che possono essere anche impostati con questo pulsante C1 e C2, dove potremmo impostare dei preferiti. Io per esempio ho impostato l'ABS su on e off in modo tale che quando sono su strada lo tengo attivo, in fuoristrada lo disattivo, e il C2 invece l'ho impostato come audio, visto che comunque mi piace ascoltare la musica mentre vado in moto, attacco e si collega subito. Una cosa interessante, a differenza del GS, la connessione con il TFT sia del cellulare che dell'interfono è immediata e non si è mai disconnesso, quindi miracolo. E con lo stesso e con i pulsanti qua, con la pulsantiera, riusciamo anche a regolare il volume, cosa che non riuscivo a fare con il GS, a meno che non prendevi il BMW, il casco BMW con relativo interfono. E poi un'altra cosa, che riesco anche a utilizzare Siri direttamente pigiando il pulsante del Sena 30K. Meno male. Quindi l'unica cosa che non mi piace di questa impostazione è il tasto per impostare il cruise control è molto vicino al clacson, quindi più di una volta mi è successo che piuttosto che premere il clacson ho attivato il cruise control e stavo entrando perfettamente dentro una punto gialla. Quando devo utilizzare il cruise control ho premuto il clacson e quella la macchina accanto mi ha mandato a fanculo, te credo. Per quanto riguarda i pulsanti, ne sento la mancanza di almeno due, nel senso che con C1 e C2 ho impostato alcune cose, ma per esempio devo entrare nel menu, selezionare le manopole e metterle e attivarle, piuttosto che esserci un tasto dedicato. I tasti ovviamente sono retroilluminati, c'è l'applicazione KTM My Ride che ho evitato persino di installare perché non ne parlano assolutamente bene. Tra gli accessori che ho montato, cupolino più alto, perché questa è la versione R, aveva il cupolino rally. Ho installato il cupolino della S per i viaggi più lunghi, ho messo l'estensione del cavalletto della moto e poi ovviamente il porta GPS che non funziona granché, ovvero che vibra particolarmente, l'estensione del cavalletto e ovviamente il tech pack che oltre a appunto avere un'impostazione in più che un ride mode in più che quello rally, c'è anche il quick shifter e l'hill start control che aiuta nelle salite. Io ho disattivato perché è pericoloso, a differenza del GS che tu per attivarlo devi premere forte il freno, qui si attiva in automatico e quindi l'ho disattivato perché una volta diciamo che mi ha fatto anche un po' cadere per terra mentre ero alla Sbardenas, porca pupazza. Allora, grossi difetti non ho trovato, non mi è piaciuta il fatto che della catena che sbatte quando non sei basso di marce e vuoi riprendere velocità, e esperienza personale, le barre paramotore mi sembrano fatte di sichinenza. Ovvero che l'ho appoggiato un paio di volte per terra e è come se, non so, fossero andate in guerra, proprio ammaccate, e si è addirittura storta. Probabilmente sia il materiale, ma anche il fatto che siano attaccate al telaio della moto soltanto da una parte e non abbia un altro attacco, sicuramente non è molto protettivo. E il fatto che gli specchietti e i paramano siano attaccati nello stesso modo, ho persino rotto l'attacco dello specchietto. Insomma, reperire accessori o per esempio telaietti e le valigie è impressionante. Mi sa che ve l'ho già detto questo qua, il fatto dei telai delle valigie, che a me quelli originali fanno abbastanza cacare, nel senso che
sporgono molto dal resto della moto. Quindi ho optato per questi della Bumot, e che insomma farò una recensione a parte perché mi sono trovato molto bene con le valigie semirigide in questo viaggio in Spagna. C'è un comodo vano portaoggetti che tecnicamente dovrebbe essere un portacellulare, ma che io utilizzo come, perché all'interno c'è una presa USB, e utilizzo per caricare il cellulare attaccato al quad lock sullo specchietto. E invece c'è una presa accendisigari dove ho due ingressi in modo tale da poter caricare il cellulare che utilizzo come navigatore, e qui che metto la borsa serbatoio e carico le batterie della GoPro o dell'Insta e quel che siano. Quindi sono particolarmente contento della scelta che ho fatto, è una moto che mi sta piacendo, mi sta dando grosse soddisfazioni. Abbiamo già fatto insieme più di 8.000 km in poco più di un mese. È una moto polivalente, nel senso che si viaggia molto comodi su strada e in off spinge, si va forte e diciamo che è fatta anche per quello. Niente ragazzi, questa chiacchierata, questa specie di recensione di merda è finita qui, e spero che vi sia stata utile, non per scegliere la moto perché io sono la persona meno adatta per consigliarvi una moto, però insomma, se il vostro utilizzo è... Allora, se dovete fare solo strada, quello è parere personale, io preferirei il GS, perché comunque come erogazione, come comfort in generale è un pelino sopra. Ma se alla strada abbinate anche dei pezzi in off, la ruota da 21, il telaio, il motore, insomma nel complesso la moto va molto meglio. Visto che qualcuno la voleva questa recensione di merda, insomma, beccatevela. E se avete altre domande, scrivetemele qui nei commenti e cercherò di rispondere a tutti. Non so se saprò le risposte, però almeno ci provo. Shukran!